Ho incontrato 17 milionari nella mia vita e queste sono le 5 lezioni che ho imparato. Eccoci qua, innanzitutto benvenuti a tutti quanti in questo nuovo video sul mio canale YouTube. Oggi andremo a vedere quelle che sono le 5 lezioni che ho imparato da 17 multimilionari e milionari che ho incontrato nella mia carriera negli ultimi 2 anni più o meno. Queste persone sono persone che fanno qualsiasi genere di attività. Alcune di queste, vi dico la verità, non sono persone che sono diventate milionarie, ma che sono nate milionarie, e in ogni caso c'è sempre da imparare sia da uno che dall'altro, perché io sono di questo parere: se nasci povero non è colpa tua, ma se muori povero sì, lì è colpa tua. Sicuramente non metto in dubbio che ho imparato molte più cose dalle persone che hanno capito come creare valore e portare valore al mercato e che sono diventate milionarie o multimilionarie rispetto ad altre persone, però allo stesso tempo ho colto lezioni interessanti da entrambe le tipologie di persone. Queste persone sono persone che fanno i più svariati business. Ho partecipato a cene, ho fatto viaggi, e quando viaggi, ragazzi, incontri veramente tante persone di un grandissimo valore e di una qualità elevatissima. Ho avuto modo di fare deliziose chiacchierate a cena e a pranzo con determinate persone, e ovviamente quando si sono presentate occasioni di questo genere non mi sono fatto trovare impreparato, e ovviamente sono arrivato a quel punto in cui da andare a fare domande che sapevo che potevano essermi utili non solo a me, ma anche a tutte le persone che in questo momento stanno vedendo questo video, e che ovviamente sono sicuro che alla fine di questo video ti sarai segnato 5 steps fondamentali che accomunano queste 17 persone multimilionarie che ho incontrato. Il primo punto che ho imparato, la prima cosa che mi sono segnato e che accomuna queste persone, sono che vivono nel presente fisicamente, ma mentalmente vivono 10 anni dopo. Cioè, ti faccio un esempio: oggi siamo nel 2023, loro vivono, sono presenti fisicamente, materialmente nel 2023, ma vivono mentalmente, spiritualmente nel 2033. Cosa significa questo? Che quando tu stai a contatto con loro in una cena, anche se tu non sai di essere a tavola magari con uno di loro, mi auguro che prima o poi ti capita, comunque te ne renderai conto. Sai per qual motivo? Perché quando tu li sentirai parlare, quando tu li ascolterai, dirai: ma questo è pazzo? Sì o sì? Perché le persone di questo genere sono persone fottutamente visionarie. Sono persone che pensano in grande, ok? Tanto in grande da sembrare dei pazzi. Pensano talmente tanto in grande che chi li ascolta li considera pazzi, ma soprattutto parlano di progetti futuri che ancora non si sono realizzati, che al momento qualsiasi altra persona non ha avuto il coraggio di prendersi questo incarico e realizzare questo progetto. Ok? Sono fottutamente dei visionari, e quando tu sei a tavola con loro, la maggior parte delle cose che loro diranno, tu penserai dentro la tua testa: oh cavolo, ma sto qua dove sta vivendo? Vive veramente nel futuro. Quando un multimilionario parla, lo capisci subito, ok? Non parla mai del passato, non rimpiangono il passato, pensano solo al futuro. Ciò che è passato è passato, l'unico controllo che hanno è sulle decisioni di oggi, che decisioni di oggi, decisioni di domani, decisioni dopodomani e così via, mattone dopo mattone, costruirà quello che è il loro futuro e realizzerà quelli che sono i loro piani. Quindi sono fottutamente dei visionari. Punto numero 2. Ogni volta che ho parlato, soprattutto in delle cene, no, dove ho avuto modo di confrontarmi per diverso tempo, scambiare una buona conversazione di qualità,
ho capito una cosa: questi 17 multimilionari che ho incontrato sono quelli che hanno fallito più di tutti. Per aver guadagnato più di 1 milione di euro, ragazzi, in totale sincerità, hanno fallito più di 1 milione di volte. E questa è una delle caratteristiche che accomuna queste persone. Sono persone estremamente consapevoli di quello che stanno facendo. Sono persone con un'esperienza alle spalle devastante, ragazzi. Si trovano in questa situazione, hanno quei soldi in banca perché sono le persone che hanno fallito più di tutti. Hanno avuto il coraggio non solo di fallire, ma di riprendersi e rialzarsi, perché una persona, anche questa milionaria, e questa è stata una sua frase che ho incontrato, si chiama John C. Maxwell, dice: se tu hai un fallimento e non hai imparato nulla da questo fallimento, mi dispiace dirtelo, ma è un pessimo fallimento, hai fallito veramente. Ma se tu hai fallito e hai capito qual è stato l'errore e come poterlo migliorare la prossima volta, allora è stato un ottimo, un eccellente, un favoloso fallimento. Se hanno fallito 1 milione di volte per guadagnare 1 milione di euro, significa che hanno trovato 1 milione di modi che non funzionano. Stacci a stretto contatto con loro, perché sicuramente sapranno darti la strada giusta. Questi 17 multimilionari che ho incontrato sono dei problem solver incredibili. Conoscono almeno 3 soluzioni per ogni problema e nella loro carriera hanno abituato la loro mente a trovare la soluzione per ogni genere di problema. Perché questo sta nella nostra indole, ti dico la verità. La nostra mente nasce di per sé come un problem solver, ok? Tant'è che se la nostra mente non ha alcun tipo di problema da risolvere, i problemi se li crea. La differenza sta nel come affronti il problema, ok? Nel come vedi le cose, se le guardi con un bicchiere mezzo pieno o con il bicchiere mezzo vuoto. Queste persone qua sono persone che hanno sviluppato un'abilità nel trovare soluzioni. Sapete quante cose probabilmente non sono andate come previste? Quanti progetti che avevano pianificato e che nella realtà dei fatti non sono andati esattamente così. Ok, questo fa parte del gioco. La maggior parte di queste persone sono imprenditori e un imprenditore è in grado di assumersi il rischio, e se non vuoi assumerti alcun tipo di rischio, credimi, non fare né l'imprenditore né l'investitore, ma sono tutte persone che hanno adottato e sviluppato una mentalità da problem solver. Credetemi, una cosa che ho imparato con questi 17 multimilionari: non esponetegli problemi per cercare di fare un po' pena, essere compiaciuti. Ragazzi, troveranno sempre 3 soluzioni ad ogni problema che voi gli esporrete. Non fatelo, credetemi. Un'altra caratteristica di questi 17 multimilionari che ho incontrato è che loro hanno un network gigantesco. Hanno un network di persone devastante. Il loro network è anche il loro net worth, ok? Quindi la loro ricchezza. Cioè, io sono dell'idea, e questa è una lezione che ho imparato da una persona che è multimilionaria, che il miglior asset sono le persone. Le persone sono il miglior asset, non ci sono altre tipologie di asset che una persona può considerare migliore o peggiore. Uno dei migliori asset per eccellenza sono le persone, e queste persone qua hanno un network, hanno delle conoscenze di altissima qualità, di un'incredibile qualità. Prova a prendere il telefono di una di queste persone, di questi 17 multimilionari o di qualsiasi multimilionario che tu conosca. Vai sulla sua rubrica, vai sulle sue chat di WhatsApp, vai sui suoi messaggi su Instagram, guarda con chi spende il tempo durante le giornate quella persona, guarda con chi si messaggia quella persona. Le persone multimilionarie hanno un network attorno a loro di altissimo valore, e quindi te ne renderai conto ben presto. Adesso questa è una battuta, però sicuramente fa capire. Il telefono di un multimilionario pesa in tutti i sensi, ma non solo per quello che stai pensando te, per i soldi che ci sono sopra, ma per i contatti
che quella persona ha nel suo telefono. E l'ultimo punto, che è anche quello più importante, e potresti essere arrivato a questo punto del video e chiederti: ma Luca, sono multimilionari e ancora non mi hai parlato di soldi che riguardano loro, come gestiscono i soldi? Ebbene sì, è proprio questo punto. Le persone multimilionarie sono le persone più brave a gestire i soldi. Loro danno il giusto valore ai soldi, ecco perché hanno tanti soldi. Loro amano i soldi, ecco perché i soldi amano stare con loro, e soprattutto loro prendono decisioni di successo. Loro sono in grado di prendere decisioni di qualità in maniera veloce e di successo. Sono persone abili nel gioco dei soldi, sanno esattamente quanti soldi gli entrano, sanno esattamente dove andare a investire e poi spendere quelli che sono i soldi che gli entrano, e sanno esattamente come gestire e diversificare le proprie entrate e dove tenere i propri soldi al sicuro, perché ci sono due step. Il primo è arrivare a guadagnare dei soldi, e loro ci sono già arrivati. Il secondo step, che è quello più difficile, è saper mantenere quei soldi, saper essere in grado di non perdere quei soldi. Hanno una gestione patrimoniale incredibile. Loro sono quelle persone che probabilmente guardi per strada e dici: questo qua non ha nemmeno un euro in banca. Certo, perché loro non hanno alcun interesse nell'apparire che sono ricchi. Loro vogliono essere ricchi, e queste persone sono persone che si fanno problemi se devono comprare delle passività, ma non hanno alcun tipo di problema a comprare attività. Se gli proponi di avviare un franchising, se gli proponi di comprare una casa da mettere ad affitti brevi o da rivendere, se gli proponi di comprare oggetti di lusso che si apprezzano, degli asset, non ci penseranno due volte. Tant'è che i multimilionari sanno riconoscere subito e sono i primi a comprare asset. Sono persone eccellenti nel saper far lavorare i soldi al proprio posto. Loro hanno capito una cosa: che non c'è nessun altro strumento al di là dei soldi che possono lavorare così duramente, costantemente, senza pause, senza malattie, senza infortuni, senza nulla di nulla, che i soldi. Quindi loro sono le prime persone che, quando si tratta di mettere a reddito una quantità di denaro e crearsi un nuovo asset, crearsi una fonte di ingresso, loro lo faranno. Ok, queste sono le 5 lezioni più importanti che ho imparato da questi 17 multimilionari che ho incontrato e che ho il loro numero su questo telefono. E se sei uno di questi 17 multimilionari che ho incontrato, che stai guardando questo video, ti saluto e ti ringrazio della visione, e chiedo a tutti quanti gli altri invece di lasciarmi un feedback, lasciarmi una recensione per farmi sapere se vi è piaciuto e se avete colto delle informazioni importanti. Noi ci vediamo a un prossimo video, ragazzi, e buon lucro. Ciao a tutti.